In tanti mi hanno chiesto di spiegare le librerie, come si caricano, come si usano o semplicemente cosa diavolo sono. Come al solito, per spiegarmi meglio è necessaria una breve premessa. Ve la faccio semplice. Nella tastiera c'è tanta memoria dove possiamo salvare le performance, i live set, gli arpeggi, i settaggi, registrazioni, forme d'onda, eccetera. Ecco, in questa memoria possiamo metterci anche delle librerie di suoni, cioè raccolte di performance, ad esempio trovate su internet o inviate da un amico. Una libreria può contenere anche una sola performance, ma di solito si tratta di collezioni, ad esempio dedicate a un genere musicale, oppure a una particolare band, o magari timbri campionati da tastiere celebri, come il D50, l'Hammond, il piano Steinway, eccetera. Quindi possono contenere anche dati audio, cioè forme d'onda che non abbiamo di serie sulla tastiera. In questi casi i file possono pesare parecchio e se decidiamo di salvare queste librerie nella tastiera dobbiamo fare attenzione a non sforare. Per usare una libreria, prima di tutto la salviamo da PC in una pendrive, poi inseriamo la pendrive nella porta USB e premiamo il pulsante Store sul pannello. In questo modo entriamo subito nel menu Utility, sezione Contenuti, Store. Clic su Load e vediamo il contenuto della pendrive. Scegliamo Libreria. Possiamo caricarne al massimo 8. Da qui vediamo quante ce ne sono già in memoria. Se necessario navighiamo tra le cartelle per trovare il file desiderato. I file libreria tipicamente hanno estensione X8L o X7L. Carichiamo questa. Basta un clic per caricarla sulla tastiera. Una volta caricata possiamo mettere via la pendrive. Ok, e adesso come possiamo usare i suoni di questa libreria? Facciamo una ricerca Performance, Category. Da questo menu scegliamo cosa visualizzare e vediamo anche tutte le librerie caricate. Ecco quella scelta poco fa. Basta selezionarla per vedere le sue performance, così possiamo anche provarle ed eventualmente creare live set. Come dicevo, su queste tastiere possiamo caricare fino a 8 librerie, quindi se siamo al completo e vogliamo caricarne un'altra dobbiamo cancellare per forza una delle 8 in memoria. Ma prima controlliamo se contiene performance che ci interessano, così possiamo copiarla nella memoria user, quella che usiamo di solito. E qui veniamo al punto. Normalmente salveremo la performance con la normale procedura. Clic su Store, salva col nome, eccetera. Ma c'è un problema. Se la performance contiene ad esempio dei campioni audio, questi non vengono salvati nella memoria user, perché fanno parte della libreria che vogliamo cancellare. Quindi poi avremo comunque la performance, ma senza i suoni campionati. Allora, meglio usare sempre la procedura indicata sul manuale. Praticamente le performance delle librerie non si devono salvare, ma importare. Così saranno indipendenti e saremo liberi di cancellare la libreria. Anzi, la dobbiamo cancellare, altrimenti avremo doppioni e sarà complicato capire quali sono nella libreria e quali importati. Tra l'altro, questo sistema di importazione è comodo anche per trasferire tante performance. Vediamo come si fa. Per prima cosa apriamo la libreria da cancellare e annotiamo quali sono le performance che vogliamo tenere. Fatto questo, premiamo il pulsante Store per entrare nel menu Gestione contenuti. Clic su Importa libreria e qui vediamo le librerie caricate. Clic su quella che ci interessa cancellare ed ecco le sue performance. A questo punto possiamo selezionare quelle che avevamo annotato.
Eventualmente da qui sotto possiamo selezionare tutte o nessuna. Una volta selezionate, clicca Importa nel banco utente, qui ovviamente è scritto in inglese. Ok, le performance che abbiamo scelto sono state copiate nella memoria user e con questo metodo, come ho detto, vengono copiati anche eventuali campioni audio, arpeggi, sequenze di movimento. Adesso possiamo finalmente cancellare la libreria. Oltre che caricare le librerie da pendrive, la tastiera consente anche di salvare un file libreria su pendrive. Store, tipo libreria. Quando salviamo in formato libreria, viene registrato nel file l'intero contenuto della memoria user, cioè tutte le performance, tranne i preset e le librerie caricate. Nel file sono compresi campioni audio extra, arpeggi personali, dati motion sequencer e molti altri settaggi. Se si vuole salvare solo una parte, ad esempio determinate performance, dobbiamo usare un software esterno. Oppure SoundMondo, che magari spiegherò in un altro tutorial. Già che ci siamo, suggerisco di fare un backup ogni volta che si apportano modifiche importanti, ad esempio dopo aver speso ore a programmare dei suoni. Premendo il pulsante Store, oltre a librerie, possiamo scegliere Backup, oppure User, eccetera. Il formato Backup salva l'intera memoria della tastiera, perciò anche settaggi globali, eventuali librerie, song, MIDI, eccetera. Quindi è spesso un file pesante e ci metterà un po' a salvare. Se abbiamo caricato delle librerie contenenti performance con forme d'onda esterne, quindi file pesanti, forse sarà più pratico salvare un backup parziale, cioè il formato user. Così le librerie vengono ignorate. Tanto in caso dovessimo ripristinare, possiamo sempre ricaricarle dopo. Il formato user solitamente salva in un attimo, a meno che non siano presenti delle performance con forme d'onda extra, ad esempio importate dalle librerie. In quel caso ci vorrà di più, dipende dalla dimensione del file. Qualcuno si domanderà, ma perché caricare performance in formato libreria quando c'è già il formato user? È semplice. Le librerie vengono aggiunte ai suoni già presenti, mentre user sostituisce le performance in memoria, quindi attenzione a non fare cazzate. Per maggiori dettagli su questo argomento, date uno sguardo al manuale. E ciao a tutti!